Saluti a voi, instancabili cacciatori di verità, e bentornati su Dentro le serie turche. Oggi in studio l'aria è tesa, le luci sembrano più fredde e ogni sussurro si trasforma in domanda. Perché la storia che stiamo per ripercorrere non è solo una questione di titoli urlati, mette alla prova l'immagine di un idolo, la serenità di una coppia amatissima e, soprattutto, la responsabilità dell'intero sistema mediatico. Parliamo del caso che ha scosso Turchia ed Europa. Il presunto coinvolgimento di Can Yaman in un blitz di polizia a Istanbul, con l'onda d'urto che ha raggiunto anche Demet Özdemir, sua compagna nella vita e nell'immaginario dei fan. Prima di addentrarci in questo labirinto di voci, smentite e contraddizioni, vi ricordiamo che il vostro sostegno ci permette di cercare la verità senza filtri. Iscrivetevi, lasciate un like per arginare le fake news, attivate la campanella. E se volete starci accanto anche nei momenti più duri, il tasto Join è lì per voi. Insieme, cerchiamo i fatti. Il mondo dello spettacolo si è svegliato con una rivelazione presentata come lo scandalo dell'anno, e in poche ore il racconto si è trasformato in una battaglia aperta per la verità. Dopo giorni di titoli allarmistici e congetture incontrollate, è finalmente arrivata la prima dichiarazione ufficiale dell'entourage di Can Yaman. Un messaggio secco, perentorio, che ha tagliato l'aria come un tuono. Le accuse sono assolutamente infondate. Pubblicata nel fine settimana, la nota puntava a fermare la slavina di interpretazioni, proprio nel momento in cui il caso prendeva piede tra le prime voci del 2026. Eppure, invece di mettere a tacere le speculazioni, quella difesa granitica ha alimentato nuove curiosità sul contesto reale, aprendo a catena la domanda che tutti si fanno. Cosa è successo davvero quella notte a Istanbul? E in che misura l'eco mediatica ha trascinato dentro anche Demet Özdemir? Tutto ha avuto origine da una vasta operazione di polizia contro un locale molto frequentato nel cuore della città. Le autorità hanno parlato di controlli legati a stupefacenti e ordine pubblico. Da lì, il balzo ai titoli nazionali è stato immediato. Le prime indiscrezioni hanno riferito di diverse persone trattenute per accertamenti, ma è stata l'ipotesi che Can Yaman fosse tra i presenti a scatenare un terremoto mediatico in Turchia e ben oltre confine, soprattutto in Italia e in Spagna, dove la sua popolarità è gigantesca. Il nome di Demet Özdemir ha iniziato a circolare con la stessa velocità. Si è detto che fosse in contatto costante, che stesse monitorando le notizie, che temesse per la reputazione condivisa, che proteggesse il loro spazio privato con fermezza. Con le accuse rimbalzate ovunque, la prima dichiarazione ufficiale del team di Yaman è apparsa come una contromossa chirurgica. Il rappresentante ha insistito con estrema chiarezza: nessun legame con attività illegali, nessuna condotta scorretta, nessuna fuga. Accuse del tutto infondate e illogiche, si leggeva nella nota. Secondo la versione difensiva, la presenza di Can nel locale era legata a motivi professionali, e quanto accaduto sarebbe il risultato di un malinteso amministrativo amplificato dal caos di un'operazione su larga scala. Fonti vicine alla produzione parlano di un alibi solido. Quella sera l'attore si trovava lì per un incontro di preproduzione con referenti europei, per discutere progetti futuri. Altri riferiscono che Demet fosse al corrente dell'appuntamento, pronta a intervenire in una call successiva. Tradotto, niente festa sfrenata, niente eccessi, si lavorava. Proprio questo dettaglio è diventato uno dei pilastri del fronte difensivo, capace di ribaltare l'immaginario del luogo del crimine in una sorta di sala riunioni improvvisata. L'ufficio legale ha chiesto accesso immediato alle registrazioni delle telecamere di sicurezza del locale, con l'obiettivo di produrre prove visuali inconfutabili: nessuna rissa, nessun consumo di droghe, nessuna partecipazione ad atti contrari alla legge. Nel frattempo, filtra che verrà presentata una lista di testimoni pronti a confermare il comportamento irreprensibile di Can e a chiarire la natura professionale della sua presenza. Alcuni di questi, dicono le voci, sarebbero collaboratori internazionali in grado di attestare appuntamenti, mail, scambi di documenti e orari. Il punto più forte, e al tempo stesso più discusso, resta l'uso ripetuto della formula accuse infondate. Analisti dei media sottolineano come un linguaggio così categorico sia una scelta audace, ma rischiosa se non supportata da certezze granitiche.
Esperti di tutela dell'immagine aggiungono che una presa di posizione tanto netta può rivelarsi un'arma a doppio taglio nell'ipotesi di contestazioni formali, ma comunica al pubblico una fiducia incrollabile nell'innocenza dell'attore. Ed è qui che entra in gioco Dimet Özdemir, discreta e ferma, avrebbe incoraggiato una linea comunicativa altrettanto limpida, evitando clamori personali e ricordando che, in momenti così, si parla una sola lingua, quella dei fatti. Nei corridoi del web si mormora di un suo messaggio privato agli amici più stretti: siamo sereni, la verità ci protegge. È un incubo per chiunque viva di visibilità, trovarsi nel posto sbagliato all'ora sbagliata. E allora vi chiediamo, famiglia di dentro le serie turche, la stampa ha giudicato troppo in fretta? La fama impone a chi è sotto i riflettori di dimostrare ogni volta di essere innocente? Diteci cosa pensate nei commenti. E se apprezzate la nostra ostinazione a distinguere tra voci e fatti, valutate di sostenere il canale con il tasto Join, ci aiuterete a proseguire con coraggio. Un altro aspetto centrale del messaggio rivolto al pubblico è la piena collaborazione con le autorità. La narrazione che filtra è chiara: Khan non scappa, Khan aiuta. E, stando a quanto trapela, Dimet avrebbe insistito perché tutto fosse trasparente, per proteggere non solo la reputazione di lui ma la dignità della loro storia. Un particolare spuntato nelle ultime ore sembra rafforzare la linea difensiva. Il locale avrebbe operato con licenze contestate, circostanza che nessuno tra gli invitati avrebbe avuto modo di conoscere. Ancora una volta, l'ipotesi del luogo e momento sbagliati torna a dominare il quadro. Chi è vicino a Khan racconta un atteggiamento sorprendentemente lucido: niente panico, solo attesa dei riscontri. Le ultime ore le avrebbe trascorse con un team di crisi a monitorare ogni titolo, preparando documenti e cronologie. Dimet, a sua volta, non avrebbe lasciato nulla al caso, proteggendo i confini della vita privata e calcolando ogni parola pubblica. Due binari paralleli che si incontrano nella stessa certezza: le verifiche preliminari in arrivo a gennaio faranno chiarezza. Nel frattempo, la polizia di Istanbul starebbe rivedendo i protocolli seguiti durante l'operazione e valutando eventuali errori nelle procedure di identificazione e nei fermi di massa. Il caso, insomma, non è solo un titolo ad effetto, ma un detonatore di un dibattito più ampio. Cosa accade quando la notorietà incrocia le logiche di un'azione di ordine pubblico? E quante volte le figure pubbliche diventano danni collaterali mentre il sistema cerca colpe più generiche? I riflettori, ora, non sono puntati soltanto sulle parole dell'accusa, ma su una strategia di lungo corso che si muove dietro le quinte. Le fughe di notizie parlano di un disegno comune tra il team legale e quello di comunicazione. Non è solo una missione per ripulire un nome, ma un'occasione per proteggere e riposizionare una carriera internazionale. In realtà, più di una, l'immagine di Khan Yaman e quella di Dimet Özdemir sono intrecciate, e ogni mossa vale per entrambi. Il tono della stampa europea, soprattutto in Italia e Spagna, viene passato al setaccio. Si parla già di diffide pronte a partire contro contenuti falsi o eccessivamente speculativi. Non ha aiutato leggere all'estero titoli che parlavano di arresto in assenza di accuse formali. Secondo chi lavora alla difesa, questi eccessi ledono l'onore e travolgono la privacy della coppia. La stampa italiana, in particolare, si è divisa. Da un lato chi mantiene prudenza, ricordando che negli anni Khan ha costruito l'immagine del professionista disciplinato e determinato, dall'altro chi ha rilanciato la dichiarazione del rappresentante come roccaforte della difesa. Sotto traccia, però, si capisce che il comunicato del weekend era calibrato per un pubblico europeo più ampio, dove l'affetto per la coppia ha radici solide. E in questa partita, Dimet continua a essere il punto d'equilibrio. Evita di esporre sentimenti in pasto ai social, ma non lascia margini ai dubbi, restando al fianco di chi ama. C'è un'altra chiave di lettura su cui la difesa insiste: la percezione sproporzionata. La presenza di una celebrità in un luogo non equivale a farne il bersaglio di un'operazione, semmai, dicono, è la sua notorietà ad aver stravolto ogni cosa. Lo stesso racconto sul comportamento durante il controllo viene ripetuto come un mantra. Nessuna resistenza, nessuna tensione, collaborazione completa. E questo, nel mosaico della narrativa dell'innocenza, diventa una tessera fondamentale.
Voci su sospensioni di set, contratti congelati e progetti cancellati? Non confermate. Anzi, alcune produzioni avrebbero scelto di attendere esiti definitivi, senza muovere foglia fino a indicazioni chiare da parte della magistratura. Segno che il messaggio "niente panico" ha attecchito nell'industria. Sul fronte commerciale, si parla di marchi che preferiscono prudenza e altri che non intendono rompere un rapporto costruito in anni di lavoro. Quanto a Dimet, le sue iniziative professionali non risultano bloccate. L'aria che si respira è di sospensione vigile, non di condanna. Una fonte vicina a Khan racconta che l'attore considera questo momento una delle prove più grandi della sua vita, ma preferisce la trasparenza al silenzio strategico. A chi gli chiede come stia, ripete: "La verità verrà fuori, non mi nascondo". Dimet risponde con lo stesso ritmo: "Dicono, non abbiamo nulla da temere". Due frasi diverse, una sola postura emotiva. E in controluce si legge la determinazione espressa nella dichiarazione del rappresentante: nessun arretramento, nessun compromesso con la fretta. Guardando tutto insieme, diventa evidente che non si è trattato di un semplice controllo notturno. Questo episodio ha incendiato un confronto su fama, potere dei media, processi sommari sui social e coscienza collettiva. Ancora una volta, la linea sottile tra intrattenimento e giustizia si è mostrata per ciò che è: fragile, sfuggente, pronta a spezzarsi quando il clamore urla più forte delle prove. E ora, la domanda che tiene tutti sospesi: Can Yaman uscirà da questa tempesta non solo intatto, ma persino più forte, sostenuto da Dimet Özdemir e dal loro patto con il pubblico? Oppure i primi mesi del 2026 lasceranno un segno profondo, difficile da cancellare? La battaglia legale, è bene ricordarlo, è appena cominciata. Il titolo di giornata è già scolpito: difesa totale. Il pubblico attende le prossime mosse della procura e i risultati dei controlli, nella speranza che tutti i dubbi vengano spazzati via e che l'onore di una delle coppie più amate del nostro tempo venga restituito integro. Noi, da parte nostra, continueremo a seguire ogni passaggio, a scavare nelle pieghe dei documenti, a distinguere tra fatti e rumore. Con questo si chiude il nostro speciale da dentro le serie turche, restando fedeli a una promessa: inseguire la verità con rispetto e tenacia. La storia di Can Yaman e Dimet Özdemir ricorda che dietro ogni titolo c'è una persona, e spesso due, con una carriera, un affetto condiviso e una fragilità da proteggere. Pensate che questa esperienza cambierà il loro rapporto con la stampa? Credete che da questo fuoco usciranno più forti? Vogliamo leggere le vostre previsioni nei commenti. E se il nostro impegno vi convince, lasciate un grande like, iscrivetevi per far parte della nostra famiglia, condividete questo video perché la verità, quando arriva, deve poter risuonare ovunque. E ricordate, se volete supportarci e permetterci di portarvi altre indagini come questa, il tasto Join vi aspetta. Alla prossima, e che la verità continui a guidarci. Intanto, un'ultima riflessione. C'è un tempo per le voci e un tempo per i riscontri, un tempo per i sospetti e un tempo per i risultati. Abbiamo imparato che la corsa al titolo più clamoroso non porta giustizia, né conforto, né chiarezza. Sta a ognuno di noi scegliere da che parte stare, dalla parte dell'attimo che brucia o da quella che illumina. Per Khan e Dimet, la rotta sembra tracciata: pazienza, fermezza, coerenza. E un unico obiettivo: far parlare i fatti. In un mondo che pretende risposte immediate, questa è forse la decisione più rivoluzionaria di tutte. Noi ci saremo, pronti a raccontarvi ciò che conta davvero, quando sarà il momento. E finché quel momento non arriverà, la regola resta la stessa: ascoltare, verificare, rispettare. Così si difende la verità. Così si difende una storia d'amore. Così si difende la dignità di un nome che non si lascia piegare dal rumore, ma lo attraversa, passo dopo passo, fino al silenzio pieno dei fatti. E allora sì, potremo dire di aver visto una tempesta diventare occasione. E di aver visto due persone restare salde, l'una accanto all'altra, nel punto esatto in cui la fiducia ricomincia.